Eccoci qua, ciao ciao. Dunque oggi una carrellata veloce sui cosiddetti Smart Assistants della Cupra Formentor, vediamo quanti sono e che cosa possiamo fare attraverso l'infotainment. Bene ragazzi, gli Smart Assistants non sono semplicemente gli ADAS, come per esempio il Cruise Control adattivo o il Travel Assist, ma sono tutti quegli assistenti intelligenti, appunto, come dice la parola Smart, che possiamo attivare, disattivare, configurare in vari modi attraverso l'infotainment della Cupra Formentor e che gestiscono o ci vengono in un certo senso di aiuto in alcune situazioni che non sono necessariamente situazioni di guida, cioè potrebbero essere anche situazioni di manovra, di parcheggio, di sosta. Quindi vediamo un po' dall'infotainment quali smart assistance abbiamo e come possiamo interagire. Dunque ragazzi, andiamo a vedere appunto gli smart assistance, quindi andiamo nel menu veicolo e andiamo a vedere proprio gli assistenti, che sono la prima voce che troviamo qui nell'infotainment ed è la zona centrale Smart Assistance. La prima cosa che possiamo vedere subito è che senza entrare nel pannello degli Smart Assistance abbiamo la possibilità di modificare il controllo di trazione, che è impostato ovviamente di default a ogni avvio come acceso, ma lo possiamo disattivare o metterlo in Sport. Noi entriamo ora nel pannello per vedere un po' di cose degli Smart Assistance. Quindi ancora una volta il controllo di trazione. Come vedete trovate sempre questi puntini in alto che o danno direttamente accesso a una scheda sintetica riepilogativa che ci spiega che cos'è quell'assistente, come in questo caso, oppure vi permette di selezionare ulteriormente ulteriori opzioni, come nel caso del Side Assist che vedremo fra un po'. Dunque, nel caso del controllo di trazione ci spiega un po' il controllo di stabilità, ci spiega un po' quello che possiamo fare con le diverse impostazioni. Io naturalmente lascio in on senza particolari problemi. L'altro assistente intelligente e che invece so particolarmente odiato da molti guidatori è il Lane Assist, da non confondere con il Lane Assist Plus, che è invece il servizio aggiuntivo che è previsto con il pacchetto diciamo XL, il Safe and Driving Pack XL di Cupra, e cioè il mantenimento dell'auto al centro della corsia. Con il Lane Assist invece abbiamo soltanto una segnalazione di superamento delle linee di corsia. Naturalmente è comunque un ausilio importante perché a volte per distrazione superiamo le linee, ma naturalmente ad alcuni dà fastidio perché in strade strette, magari in base anche allo stile di guida, tante volte siamo costretti a superare magari brevemente le linee di delimitazione della corsia, e questo significa sempre un piccolo intervento da parte dell'Lane Assist sul volante. Naturalmente possiamo limitare questo intervento attivando delle opzioni. Vedete, in questo caso con i tre puntini non andiamo direttamente al pannello informativo come avviene qui o come avviene qui, ma invece si apre un sottomenu. In questo sottomenu abbiamo poi il pannello informativo che ci spiega che cos'è, il Lane Assist in questo caso, e delle opzioni, in questo caso una sola opzione, cioè la possibilità di attivare o disattivare la vibrazione al volante. Io l'ho disattivata perché quella sì mi dà un po' fastidio, ma l'intervento dei Lane Assist di per sé non è per me problematico, anche perché elevando la vibrazione al volante è ridotto veramente al minimo e si accende la spia sul cockpit e si sente un piccolo intervento, diciamo così, di rettifica da parte dell'auto. È peraltro fondamentale, ripeto, non soltanto in termini di sicurezza per una possibile distrazione, ma anche per attivare poi il Travel Assist. Senza il Lane Assist non si può attivare il Travel Assist naturalmente. E poi quando io cambio corsia, come per esempio in autostrada, metto sempre la freccia, quindi attivando l'indicatore di direzione, mettendo la freccia, insomma, il Lane Assist capisce che c'è un cambio consapevole, volontario di corsia e in quel caso naturalmente non interviene. Interviene quando noi facciamo zig zag tra una corsia e l'altra, sorpassiamo, rientriamo senza mai mettere la freccia.
Beh, quello non è un problema dell'Lane Assist, ma è un problema del fatto che noi probabilmente dovremmo migliorare la nostra guida. E perché il problema non è il Lane Assist che interviene, ma il problema è che dovremmo informare gli altri delle nostre intenzioni, cioè di quello che stiamo facendo, soprattutto quando appunto abbiamo intenzione di cambiare corsia. Andiamo a un altro Smart Assistant che è l'Emergency Assist, che è molto importante appunto nel caso di emergenza, come dice il nome, ed è la situazione in cui ha una sorta di sollecitazione, di intervento da parte dei vari assistenti alla guida, e se l'auto non risponde, o meglio il conducente non risponde intervenendo, per esempio frenando, per esempio tenendo lo sterzo, come nel caso del Travel Assist, allora l'ultima diciamo ratio del sistema è quello di arrestare la macchina in sicurezza, in modo da evitare che fuori controllo, come nel caso di un malore improvviso, l'auto possa andare a tutta velocità contro un ostacolo. Quindi è un dispositivo di sicurezza molto importante. Nel Travel Assist, per esempio, voi potete lasciare il volante per alcuni secondi. Per esempio, tra poco cambierà tutto anche per gli ADAS, diciamo, di livello 3. Verranno recepiti anche in Italia. Questo non significa che dall'indomani potremo lasciare il volante, naturalmente le auto non sono predisposte per quello, però cominceremo a ragionare in termini di un ulteriore passo in avanti verso la guida autonoma. Per adesso non è guida autonoma, sono assistenti alla guida. Il Travel Assist dopo 10-15 secondi ci ricorda prima con un semplice avviso visivo di riprendere il controllo del volante, e poi anche con, eventualmente, ce lo dimentichiamo, con un avviso anche sonoro e visivo ancora più evidente. Sono quelle situazioni in cui se noi non rispondiamo più, l'auto può veramente entrare in una situazione di emergency assist. Andiamo al secondo pannello degli assistenti e troviamo il front assist e l'ACC, che è il cruise control adattivo. Per quanto riguarda il front assist, anche qui abbiamo un menu con delle spiegazioni sul front assist e poi una serie di opzioni che possiamo settare. Il front assist è molto importante perché ci permette di evitare una collisione, almeno in uno scenario ideale. Naturalmente sapete bene che si tratta di assistenti, non significa che funzioneranno sempre nello stesso modo in qualunque circostanza, per cui sono studiati per rispondere in un certo modo. Il front assist, per esempio, evita una collisione segnalandoci che ci stiamo avvicinando eccessivamente a un veicolo che ci precede, e nel momento in cui non dovessimo intervenire frenando, aumenta, come dire, la capacità di intervento dell'auto. Quindi l'auto prima ci avverte, poi comincia a rallentare fino addirittura a frenare. Il preavvertimento può essere di vario tipo, presto, medio o tardi, cioè è il margine di intervento con cui vogliamo che appunto il front assist ci segnali l'avvicinamento a un ostacolo. Magari avete già sperimentato l'intervento del front assist in situazioni in cui non ce n'era bisogno, ma il front assist non lo sa. A me è capitato che intervenisse un paio di volte, fortunatamente solo visivamente, perché vedeva un'auto davanti a me che frenava di botto e io intervenivo sul pedale un attimo dopo il front assist, diciamo così. Quindi il front assist aveva il tempo di segnalarmelo e io lo ringrazio per questo, perché potevo essere distratto, in quel caso non lo ero e frenavo, e quindi il front assist non interveniva oltre. Però lo reputo un grande ausilio anche questo, un grande assistente alla sicurezza. Per cui abbiamo la visualizzazione dell'avvertimento della distanza, ed è la spia che compare sul cockpit quando siete troppo vicini a un'auto che vi precede, e addirittura casi in cui noi auguriamo non ci sia mai questo intervento, cioè un intervento correttivo sullo sterzo per schivare l'ostacolo, o una funzione di frenata di emergenza in curva nel momento in cui si dovesse uscire di strada. Naturalmente tutti questi interventi sono tutti insomma da testare, ma si spera solo da testare nei centri adatti per i test e non per strada. Speriamo non debbano mai intervenire. Andiamo sul cruise control adattivo. Il cruise control adattivo, ricordo, è di base di serie, incluso in tutti i livelli di assistenza della Cupra Formentor, in tutti i pacchetti, mentre con i pacchetti XL diventa predittivo. Predittivo significa che incorpora i dati provenienti dal radar, che è il sistema su cui si basa l'ACC normale,
con i dati provenienti dal navigatore. Per cui in questo caso il mio ACC, siccome siamo dentro il pacchetto XL, avrà proprio questi elementi aggiuntivi, quelli di un cruise control che oltre a essere adattivo è anche predittivo. Cosa significa? Significa che il mio cruise control può intervenire anche come reazione al tracciato stradale. Significa che io ho impostato una velocità di 80 km/h. Mi trovo a un certo punto nei pressi su una statale, mi trovo nei pressi sto per arrivare a una rotonda, a un incrocio. A quel punto il cruise control può automaticamente intervenire sulla velocità perché sta leggendo dalle mappe una zona in cui è necessario rallentare. Questo capita magari anche con una curva che è segnalata sulle mappe, cioè magari io sul navigatore non lo vedo, però di fatto è registrata così, come curva pericolosa, come curva da affrontare a una velocità massima di 40-50 km/h. Allora in tutti questi casi il cruise control interverrà riducendo la velocità indipendentemente dalla possibile presenza di un'auto davanti a me. Quindi capite, è un'integrazione, un'evoluzione del cruise control adattivo che non è soltanto dipendente dalla presenza fisica di un ostacolo davanti, ma appunto da una serie di informazioni. Queste informazioni sono sia il tracciato stradale, nel mio caso è attivo, sia i limiti di velocità massima consentita. Nel mio caso disattivato, non perché io ami andare sempre oltre la velocità consentita, ma perché ho notato che per la mia esperienza di guida attivare questa opzione mi restituisce una situazione non tanto confortevole. Cioè ho notato che l'auto è un po' ballerina nella lettura dei cartelli stradali e improvvisamente mi trovo a passare da 50-60 km/h a 30 perché c'è un cartello che indica 30 per un tratto, o anche in autostrada dai 110, 130, agli 80, ai 90, con un rallentamento, una decelerazione molto forte, quasi brusca, che significa, uno, guida poco confortevole per quello che è il mio stile, e due, probabilmente anche qualcosa di un po' pericoloso secondo quello che è la mia valutazione, per cui la tengo disattivata e ai cartelli ci penso io. L'altra impostazione che invece è tipica del cruise control adattivo è la distanza che ovviamente possiamo impostare per regolare l'intervento del cruise control in frenata e in accelerazione rispetto a un ostacolo che ci precede. Possiamo settare diverse distanze, da molto piccola a molto grande. Naturalmente questa è la stessa operazione che possiamo fare con il tastino sul volante, dalla parte sinistra del volante. E proprio perché noi possiamo modificare sempre questa distanza, allora possiamo chiedere all'infotainment di memorizzare l'ultima distanza che noi abbiamo selezionato e di renderla il nostro default, diciamo così, di base ogni volta per il cruise control adattivo. Questo è quello che riguarda i smart assistants nella loro interezza, però vi voglio fare vedere alcune altre cose che in realtà non si trovano nel menu Smart Assistance, ma si trovano comunque nel menu degli assistenti. Per quanto riguarda il parcheggio non andrò sui sensori e nemmeno sul Park Assist perché ovviamente ne ho già parlato, magari farò un altro video un po' più dettagliato sull'assistente al parcheggio, ma entriamo comunque nel menu del parcheggio per l'assistente all'uscita del parcheggio. Quindi non è il Park Assist, non è ovviamente il sistema dei sensori, ma è un assistente molto molto utile che ho potuto sperimentare almeno una volta. Ero posteggiato, stavo uscendo in retromarcia, ma avevo scarsissima visibilità perché praticamente ero a raso con un muro che mi impediva di vedere chi stesse arrivando, chi stesse sopraggiungendo. Peraltro la strada era anche in discesa, insomma chi passava anche velocissimamente, per cui io piano piano cominciavo a uscire perché sennò restavo praticamente tutto il giorno al parcheggio. E giusto mentre stavo per cominciare a uscire dal parcheggio, uno scooter scende, passa dietro, proprio mi fa la barba dietro l'auto. Cosa succede? Segnalazione immediata da parte dell'assistente all'uscita, cioè l'exit assist per il parcheggio,
e addirittura il blocco dell'auto, cioè l'auto pianta una frenata, praticamente restiamo tutti inchiodati dentro l'auto e io ringrazierò questo assistente all'uscita del parcheggio sempre, perché naturalmente mi ha evitato un incidente in cui peraltro avrei avuto io la colpa inevitabilmente, nonostante magari l'alta velocità del ragazzo sullo scooter. E quindi è un assistente prezioso che qui insomma abbiamo la scheda riepilogativa, ci permette e ci segnala in tempo reale eventuali ostacoli attraverso il sistema del controllo del parcheggio. Quindi significa, attivando la telecamera, gli ostacoli compaiono qui, cioè si attivano questi due coni. Queste due zone di controllo sono proprio le due zone di controllo dell'uscita al parcheggio, e quindi le due zone diventano rosse nel momento in cui viene colto un veicolo, un ostacolo di passaggio proprio dietro. E questo è molto importante, perché se noi continuiamo invece a manovrare, a un certo punto l'auto può essere proprio bloccata. E questo succede anche in manovra, cioè è molto difficile andare a sbattere praticamente in garage, da quello che almeno è la mia esperienza. Bene, torniamo agli assistenti, lasciamo quelli del parcheggio e andiamo agli avvisi del conducente, cioè andiamo a capire cosa e come i vari assistenti ci segnalano le varie cose che accadono durante la marcia, durante le manovre. Allora, qui troviamo altri due assistenti, o meglio, un assistente e un avviso, ma insomma cambia poco. Il side assist, preziosissimo, è praticamente la segnalazione dell'angolo cieco, del punto cieco. Come sapete, quando si guida, i veicoli che sopraggiungono da dietro, che ci stanno per sorpassare a sinistra o a destra, vengono visti attraverso i specchietti retrovisori, ma a un certo punto scompaiono dallo specchietto, perché lo specchietto copre appunto una zona, escono dal cono di visuale dello specchietto retrovisore e in quel momento poi cominciano ad affiancarci. Noi magari non vediamo in quel momento nessuno e tac, facciamo la manovra per sorpassare e causiamo un incidente. Allora, il side assist invece corrisponde a una segnalazione di presenza di un veicolo che sopraggiunge sia alla nostra sinistra sia alla nostra destra, quindi il side assist interviene con il lampeggio del LED sia alla sinistra sia sullo sportello destro. Naturalmente è una segnalazione molto importante, anche se qui graficamente è rappresentata in modo non corretto. Perché la maggior parte dei side assist di molte autovetture hanno la segnalazione incorporata nello specchietto retrovisore, quello esterno, addirittura con un LED molto piccolo, insomma poco visibile, soprattutto in caso di pioggia, di nebbia. Io trovo fantastico il fatto che il side assist sia invece interno nella Cupra Formentore e anche nella Seat Leon, Cupra Leon, e quindi l'avviso sia praticamente sempre molto molto visibile. Possiamo noi regolare addirittura la luminosità dell'intervento. Il side assist interviene accendendosi parzialmente di arancione nella parte del LED, una parte del LED che corre sullo sportello, e addirittura cominciando a lampeggiare nel momento in cui, per esempio, noi, nonostante l'avviso, inseriamo la freccia per sorpassare. È il suo modo di dire: guarda, ti ho segnalato che sta passando un'autovettura, tu addirittura metti la freccia, insomma sei un po' tonto, non ci stiamo capendo. E quindi dalla segnalazione, diciamo, tenue, passa un vero e proprio lampeggio. Bene, questo è il side assist, anche questo preziosissimo. Un comportamento simile a quello del side assist è prodotto dall'avviso, dall'exit assist, che è l'avviso di uscita dal veicolo, o meglio l'exit warning. In questo caso la parte di LED che si accende è sempre la stessa, è proprio quella del side assist, solo che è causata ovviamente non dal veicolo che sopraggiunge mentre siamo in marcia, ma mentre siamo fermi e apriamo lo sportello per scendere. Quindi classica situazione: arriviamo, parcheggiamo, apriamo lo sportello, tac, ciclista preso in pieno. Allora, l'exit warning praticamente ci segnala visivamente con lampeggio di aver visto un ostacolo in avvicinamento, in arrivo. Se noi continuiamo ad aprire lo sportello nonostante l'avviso, a quel punto scatta anche un avviso sonoro. Insomma, dobbiamo proprio essere veramente tonti per continuare nella nostra manovra e causare l'incidente. E quindi restiamo con lo sportello socchiuso,
ci accorgiamo, verifichiamo di quello che sta succedendo, magari era soltanto non dico un falso allarme, ma era un oggetto che poi ha cambiato direzione, un pedone per esempio che poi ha attraversato e ci è passato dietro. Allora in tutti questi casi però noi prestiamo attenzione perché la macchina aveva visto qualcosa e poi verifichiamo. A quel punto, una volta che ci siamo resi conto che non c'è pericolo, possiamo effettivamente scendere. Quindi questo è anche una cosa molto importante. Vedete, qui abbiamo una raffigurazione corretta invece di quello che accade, cioè sia nel side assist che nell'exit assist o exit warning abbiamo una parte di LED interna sullo sportello, quella insomma che noi possiamo scegliere di configurare con i vari colori, e su questo vedete il video a proposito delle ambient lights, delle luci soffuse. Ed è quello che accade praticamente, si accende di arancione, poi addirittura lampeggia e si può anche attivare un allarme sonoro se noi continuiamo nella nostra operazione. L'ultima cosa che volevo farvi vedere era appunto relativamente al riconoscimento della segnaletica stradale, così chiudiamo con il pannello degli assistenti, e naturalmente anche qui possiamo intervenire con alcune configurazioni. Come vedete nel mio caso tutto disattivato. Perché? Perché il riconoscimento della segnaletica stradale avviene sempre. Io mi ritrovo nel digital cockpit i segnali stradali. Come sapete, il digital cockpit può mostrare fino a 2 segnali stradali, gli ultimi 2 non ne può mostrare di più, quindi bisogna prestare attenzione nel caso dei limiti di velocità. Qual è il discorso? Il discorso è che il riconoscimento della segnaletica stradale, che mi sta benissimo, diventa un po' invasivo, insomma un po' problematico, almeno per la mia esperienza, come ho spiegato prima per il cruise control adattivo, quando il riconoscimento della segnaletica stradale interviene con degli avvertimenti. Allora, l'avvertimento velocità eccessiva è su off, oppure solo su visivo oppure visivo e acustico nel momento in cui noi insomma stiamo andando a 60 km/h in una zona in cui l'auto ha letto 50 km/h, perché bisogna sempre fare riferimento a quello che l'auto ha visto. L'auto ha letto un cartello da 50 km/h, noi andiamo a 60, ecco che partono gli avvisi. Siccome insomma, questo diventa una cosa molto invasiva, soprattutto in un contesto urbano dove si passa dai 20, 30, di tutto c'è praticamente in un contesto urbano, che è il mio contesto solito, abituale di guida, allora è chiaro che diventa, insomma, è una segnalazione continua. E questo diventa più uno svantaggio che un vantaggio, perché mi disturba e mi distrae. Quindi io dico sempre, va bene tutto, ma dovete sempre ritagliare, ecco, la configurazione su quello che è il vostro stile di guida, il vostro tragitto, le vostre preferenze. Un assistente molto importante che però vi causa noie, vi distrae e quindi a quel punto diventa più pericoloso che altro, magari lo gestite in maniera tale da essere non proprio disattivato, ma magari da essere meno invasivo. Allora, nel mio caso è proprio su off, perché tanto insomma lo so io a che velocità devo andare, non ho bisogno di essere avvisato. Ma se attivo l'avviso, quindi l'avvertimento, posso anche impostare quale soglia di avvertimento deve scatenare, diciamo così, l'attivazione dei vari avvisi. Quindi per esempio oltre i 10 km/h o di più. Facciamo una simulazione, facciamo di essere avvertiti, allora io posso impostare questo che è il massimo, oppure addirittura subito, cioè se io supero i 50 km/h di 1 vado a 51 km/h subito, allarme, allarme, allarme. No, non fa per me. Questo insomma lo trovo più invadente che altro. Insomma, quindi come vedete io non ho messo tutto attivo così in automatico, mi sono un po' cucito su misura, come vi ho fatto vedere anche prima con il cruise control adattivo, mi sono un po' cucito su misura quello che è relativo al mio tragitto, alla mia esperienza di guida, al mio stile di guida, e questo è anche il bello di esplorare e conoscere poi un'auto nuova. Bene ragazzi, abbiamo visto un po' questa carrellata degli Smart Assistants, di come attivarli, disattivarli e soprattutto delle varie configurazioni che possiamo scegliere nell'infotainment della Cupra Formentor. E direi che questa poi è la parte più interessante di avere un'auto nuova, nuova intendo che sia nuova o usata, un'auto nuova per noi,
perché cominciamo a comprenderla, a conoscerla, a esplorarla e ci vuole un po' di tempo. Col tempo poi impariamo a trovare le configurazioni giuste, a diventare un tutt'uno con l'auto e con i suoi assistenti e con tutta la tecnologia di bordo. Naturalmente appena presa dalla concessionaria, dal salone, insomma, che sia nuova o usata, non abbiamo la possibilità di sapere già come configurare tutta questa tecnologia che ha l'auto. Abbiamo bisogno di tempo e per quello ci sono anche i miei video su questo canale, quindi iscrivetevi, anche perché diversi video nascono in realtà da vostre richieste, da vostre sollecitazioni, quindi anche in questo video qui sotto nei commenti, se avete altre richieste o dei chiarimenti, scriveteli, poi ne parliamo sempre con piacere. E direi che per adesso è tutto, quindi ci vediamo sempre qui sul canale, mi raccomando, alla prossima e ciao ciao!